Il terzo passo è trovare l'impedenza Z0 della linea da utilizzare. Come abbiamo visto già in precedenza, il balloon di Guanella prevede che la linea di trasmissione utilizzata abbia impedenza caratteristica pari alla media geometrica tra l'impedenza d'ingresso e l'impedenza d'uscita. Cosa abbastanza semplice, perché noi abbiamo 50 ohm e 200 ohm, li moltiplichiamo assieme, facciamo la radice e troviamo che l'impedenza caratteristica delle linee da utilizzare è 100 ohm. Le linee si possono costruire, ma in commercio esistono i conduttori per la corrente continua a 12 volt, quelli, i fili tipicamente rosso-nero, o quelli audio che sono blu-nero, che hanno impedenza caratteristica intorno ai 100 ohm. Io l'ho misurate col video che vi lascio qui sotto in descrizione, e ho trovato che le impedenze caratteristiche di questi fili, indipendentemente dalla sezione in cui si comprano, vanno dai 95 ai 110 ohm, quindi vanno bene per il nostro scopo. Il quarto passo è scegliere la sezione del filo. Il balloon di Guanella abbiamo visto prima che è un autotrasformatore in salita, e quindi nel tratto comune, la corrente IC, è la differenza tra la corrente primaria e la corrente che scorre nel tratto serie, nei due tratti serie, che sono sostanzialmente uguali. La corrente quindi, solo in questo caso nel trasformatore 1,4, è la metà della corrente primaria. Quindi la corrente che scorre nel tratto comune è la metà della corrente primaria, ed è uguale anche alla corrente secondaria che scorre nel tratto serie. Quindi per ottenere il valore della corrente dobbiamo sapere sostanzialmente partire dalla potenza. La potenza, ipotizziamo la potenza legale in Italia, cioè 500 watt. Quindi se noi facciamo 500 diviso sull'impedenza caratteristica della linea, che è 50 ohm, otterremo la corrente, che nel nostro caso deve essere la metà. Quindi un mezzo, metà, della radice quadrata della potenza fratto l'impedenza della linea. Il risultato è 1,58 ampere. Volendo ottenere la densità di corrente nei conduttori intorno ai 2 ampere al millimetro quadrato, qui basterebbe un cavo da 1 millimetro quadrato. Ora, in commercio esistono diverse sezioni, 0,75, 1,5, 2. Noi scegliamo un cavo da 1,5 millimetri quadrati, un pochino più abbondante. Con questa tipologia di cavo si possono realizzare 8 più 8 spire su una ferrite FT 240-61 da 61 mm esterni. Se noi avessimo scelto un filo da 2 mm quadrati, allora avremmo potuto fare 7 più 7 spire, sempre nella stessa ferrite. A seconda della dimensione del filo che noi scegliamo, ci saranno sempre meno spire all'interno dello stesso foro. Qui basta 1,5 mm quadrati e ci mettiamo quello. Il quinto passo è la verifica della ferrite. Se andiamo sul sito della Fairit in materiali, in corrispondenza del grado 61, troveremo che la densità massima di flusso B è uguale a 250 millitesla. Ora, per calcolare la densità di flusso in un toroide si usa la formula dei trasformatori, questa qua. Per i più pignoli lascio in descrizione la dispensa che fa vedere come ho ricavato questa formula qua, partendo dalle equazioni di Maxwell. Questa formula, come vedete, ha la tensione efficace al numeratore. La tensione efficace noi la ricaviamo facendo la radice quadrata della potenza per l'impedenza caratteristica del cavo. Ipotizzando sempre 500 watt, noi otteniamo che l'impedenza di magnetizzazione è di 2,01 millitesla,
Questo risultato in millitesla si ottiene perché abbiamo messo a posto un po' tutte le grandezze. Questo 10 serve per ottenere proprio il valore in millitesla, posto che la frequenza l'abbiamo in megahertz e l'area della ferrite in centimetri quadrati. Va da sé che 2,1 millitesla sono veramente pochi, sono molto molto bassi rispetto al valore massimo consentito per questa ferrite. Sesto passo. Eccoci finalmente arrivati alla realizzazione del balloon di Guanella. Per realizzare il balloon dobbiamo procurare la ferrite 240-61 e tagliare la linea di trasmissione bifilare da 100 ohm per fare le 8 spire. Per sapere quanto deve essere lunga questo spezzone di linea dobbiamo misurare la lunghezza della spira media attorno alla nostra ferrite. La lunghezza della spira media è di 70 mm. Quindi se noi consideriamo che dobbiamo fare 8 più 8 spire e aggiungiamo 2 spire per i reofori sia in ingresso che in uscita e moltiplichiamo per 70, otterremo 1,26 m. Taglieremo 1,30 m. Poi con questo 1,30 m di filo dovremo avvolgerlo nella ferrite in questo modo qua che vedete il primo va sotto e quell'altro parte da sotto. Qui ci sono indicate solamente 4 spire più 4 spire, ma nella realtà noi faremo 8 spire da questa parte e 8 spire da quest'altra parte. Una volta realizzato il nostro balloon non ci resta che testarlo. Il passo 7 prevede il test del balloon con un VNA che abbia almeno una porta, perché noi dovremo misurare sostanzialmente il coefficiente di riflessione, questo avviene sulla porta 1, e da questo coefficiente di riflessione ricavare l'SWR. Qui come vedete ho rappresentato un analizzatore d'antenna che è una VNA ad una porta sola, però nulla vieta che uno utilizzi dei VNA anche a più porte, ma quella che serve è la porta 1. La prima operazione da fare è prendere il nostro balloon e collegare il primario ad un connettore adatto alla porta 1. Sul secondario invece dovremo collegare una resistenza da 200 ohm. Qui come potete vedere l'ho realizzata con 2 resistenze da 100 ohm in serie di tipo poco induttivo e tenendo sostanzialmente i fili molto corti. Fatta questa operazione, collegato il tutto al VNA, non ci resta che lanciare la scansione per vedere l'SWR nel nostro span che può andare da 1 MHz a 50 MHz, 100 MHz, insomma una frequenza abbastanza alta che sia al di sopra delle possibilità del balloon stesso. Ecco, il filo è 106 ohm, vediamo di realizzare un 4-1, mettiamo questo una fascetta qui, abbiamo già fatto i calcoli, servono 8 spire, calcoli con il software che vi lascio qui in descrizione. Un'altra fascetta, questa è l'altra. Togliamo i codini
e abbiamo avvolto praticamente 8 spire da una parte, 8 spire dall'altra su una ferrite di grado 61. Da questo lato i due avvolgimenti sono stati messi in serie, come vedete il terminale blu è collegato al terminale nero dell'altro avvolgimento e sono stati lasciati liberi un nero da una parte e un blu dall'altra, mentre da questa parte sono stati messi in parallelo i due blu e i due neri. Da questa parte abbiamo realizzato circa 50 ohm, circa 53 ohm, perché la linea abbiamo visto che è 106 ohm, e dall'altra parte sono 106 più 106, perché essendo in serie sono 212 ohm. Da questa parte lato a 50 ohm ho collegato un connettore N, mentre dal lato a 200 ohm ho collegato due resistenze da 100 ohm in serie. Adesso lo mettiamo sull'analizzatore di reti e vediamo cosa succede. Ecco, abbiamo collegato il nostro trasformatore all'analizzatore di reti e ora andiamo a vedere che cosa sta succedendo sulla traccia. Sul display vedete in questo momento la traccia dell'SWR e come si può notare è estremamente buona. Ecco, in corrispondenza dei marker si hanno questi valori che sono estremamente buoni anche alle frequenze molto basse come gli 1,8 MHz è ancora molto buono fino a 70 MHz. Sta al di sotto del valore 1.1. Infine misuriamo l'insertion loss che questo balloon causa quando lo inseriamo in una linea di trasmissione. Per fare questo e per mettere a posto le impedenze è necessario costruirne un altro, quindi dobbiamo costruire un altro balloon identico a quello che abbiamo appena realizzato. E i lato praticamente ad alta impedenza li dobbiamo collegare assieme in modo da avere da una parte i 50 ohm ma anche dall'altra i 50 ohm. L'insertion loss che andremo a misurare ovviamente poi dovrà essere dimezzato. Quindi prendiamo i due balloon, li colleghiamo assieme e li colleghiamo ad un connettore sulla porta 1 e un connettore sulla porta 2 che andremo ad inserire nel nostro VNA, ovviamente preliminarmente calibrato con il kit completo, quindi Sol più Through. Ecco fatti i due balloon, li ho collegati tra loro e gli ho saltato due connettori N per poter inserire il tutto nel VNA. Qui vedete i due balloon collegati al VNA. Ma vediamo ora com'è venuta la traccia dell'attenuazione S21. Come potete vedere la traccia è su una scala da 1 decibel per quadretto e mi pare molto buona. Facciamo uno zoom sui valori dei marker che vi ricordo che devono essere divisi per 2 perché abbiamo messo due balloon in serie. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mettete un bel like e attivate la campanella, così non vi perderete i prossimi video. Alle prossime, ciao!